Bentornati. 10° episodio della serie dedicata a Tainted Grail, che oggi vede come protagonista la possente miniatura del Wolf Walker. Questa miniatura è caratterizzata da una base molto elaborata, a mio parere molto bella, e un corpo pressoché uguale da entrambi i lati, che può essere facilmente dipinto con la tecnica del dry brush o a pennello. Vedremo insieme come ho deciso di impiegare queste due tecniche. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e dare un'occhiata agli episodi precedenti che trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, cominciamo subito! Come per le miniature precedenti, dopo aver realizzato il primer zenitale, il procedimento sarà lo stesso, ovvero stenderemo i colori base, scuriremo i recessi con lo shade, daremo volume con le lumeggiature e rifiniremo il tutto con i dettagli finali. Partiamo stendendo un marrone freddo per le parti ossee, quindi i teschi a terra, il cranio, la cassa toracica, la spina dorsale e un accenno ad alcune ossa lungo le zampe che copriremo parzialmente. Ho scelto un marrone così lontano dall'avorio perché schiariremo tutto in un secondo momento, dando importanza solo ai punti illuminati. Per i colori base possiamo anche usare un pennello dalla punta non troppo perfetta e se dobbiamo creare il primer zenitale, la cosa migliore sarebbe cercare di ottenere la consistenza di un velo leggero, così da lasciare che il primer metta in evidenza le luci senza sforzo. Per il resto della miniatura, ovvero per tutte le parti pelose e le rocce sulla basetta, partiamo con un colore molto scuro, creato mischiando il nero e un blu verdastro spento. Usiamo un colore scuro e uguale per entrambe le zone, ma nella fase successiva le tratteremo con tecniche diverse e assumeranno aspetti molto diversi. Al marrone usato per le ossa uniamo una punta di viola classico, creando così una tonalità più organica con il quale dipingiamo le zampe. All'attaccatura tra pelo e zampe cerchiamo di usare il colore più leggero, in modo da rendere più naturale lo stacco tra una e l'altra superficie. A questo punto lasciamo asciugare tutti i colori base e siamo pronti a passare allo shade. In questo caso ho deciso di usarne due diversi, partendo da quello viola scuro da stendere solo nella parte delle zampe. Ci fermiamo all'altezza dell'attaccatura e proseguiamo con lo shade nero da usare su tutto il resto del corpo e della basetta, lasciandolo molto abbondante nei profondi recessi della cassa toracica. Prima di passare alla fase successiva, lasciamo asciugare perfettamente lo shade. L'effetto lucido lasciato proprio da quest'ultimo lo dovremo eliminare alla fine con un protettivo opaco. A questo punto cominciamo ad illuminare la miniatura, partendo dalla basetta, sulla quale useremo semplicemente la tecnica del dry brush. Prendiamo il colore dry avorio e un pennello con setole piatte.
Eliminiamo gran parte del colore su un pezzo di carta assorbente e passiamo velocemente il pennello su ogni parte sporgente della basetta. In questo modo ogni texture verrà messa in risalto facilmente. Insistiamo di più sui teschi, che così si schiariranno parecchio, soprattutto nella zona in alto, assumendo un colore molto più simile a quello delle ossa, ma solo nella parte effettivamente rivolta verso l'alto. Anche per il pelo del lupo si potrebbe seguire un procedimento simile, ma proprio perché volevo creare due effetti diversi e distinguere la basetta dal protagonista, ho preferito procedere in modo più preciso. Partiamo quindi con il blu verdastro che abbiamo usato prima insieme al nero, ma questa volta lo usiamo puro. Cominciamo dipingendo gran parte delle ciocche mettendole in evidenza singolarmente. Per ora si noterà poco la differenza, ma volutamente, dato che restringeremo via via le zone dipinte schiarendo il colore scelto. Una seconda passata con lo stesso colore, leggermente più coprente, creerà già un tono più chiaro, concentrando via via la luce nel pelo della parte superiore. A questo punto aggiungiamo un po' di grigio chiaro e, come prima, schiariamo alcune ciocche, progressivamente restringendo l'area colpita. Prima di passare ad un altro colore, possiamo riutilizzare lo stesso, magari più denso anche qui, per ottenerne una variante più brillante. Ora che stiamo cominciando ad utilizzare colori più chiari, consiglio di applicare il colore sulle estremità del pelo, così da creare un effetto graduale. Per ottimizzare l'uso dei colori, facciamo una pausa dal pelo che andremo avanti a schiarire fra poco. Prendiamo un colore avorio scuro, con il quale evidenzieremo solo la parte alta delle ossa nella cassa toracica. Facciamo lo stesso per il cranio, del quale cerchiamo di evidenziare la forma convessa illuminando la parte più alta, quella tonda intorno agli occhi e alcuni tratti di denti e mandibola. Come sempre, cerchiamo di immaginarci la luce che arriva direttamente dall'alto. Partiamo quindi illuminando alcune ciocche nella parte più alta del corpo del lupo e soprattutto ricordandoci di non segnare l'intera ciocca ma solo la metà finale e usare un pennello sottile e preciso. Come anticipato, passiamo a creare un ulteriore tono luminoso anche sulle ossa usando proprio il colore avorio. Sulla falsariga di quanto fatto prima, illuminiamo le singole ossa con tratti corti e sottili.
Rispetto ad altre miniature di Tainted Grail che abbiamo già visto su questo canale, ho preferito lasciare questa leggermente meno ricca di dettagli per creare un effetto di impatto e facilmente leggibile. Ma aggiungiamo comunque qualche dettaglio finale. Per enfatizzare gli effetti della luce possiamo utilizzare un marrone molto scuro, da usare come un velo leggero per scurire tutta la parte bassa e più nascosta di tutte le ossa, soprattutto quelle del torace. Passiamo ora a ultimare le zampe, arricchendole con alcune lumeggiature più chiare. Iniziamo aggiungendo più marrone freddo al mix creato prima come colore di base. In questo modo creeremo un tono nuovo, leggermente più chiaro. Partiremo da questo per mettere in risalto alcune zone delle zampe, cercando di individuare quelle più sporgenti e colpite dalla luce. Il colore non dovrebbe essere tanto distante da quello di base da richiedere una sfumatura per coprire lo stacco, ma se fosse necessario basterà usare il colore di base per armonizzare il tutto. Mettiamo da parte un po' del viola marrone appena creato per dare vita ad un tono più chiaro aggiungendoci dell'avorio, che abbiamo già sulla tavolozza. Con questo, come visto prima, illuminiamo alcune zone precise, come ad esempio i legamenti della zampa del lupo, sfumando il tutto con il colore precedente. Come ultimo dettaglio, possiamo anche creare una sottile zona di pelle violacea tra le ossa del cranio e il pelo. È un dettaglio che si noterà poco, ma ormai lo sapete che a me piace inserirli comunque. E con questo si conclude anche la miniatura del Wolf Walker. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è stato così, non dimenticatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale e farmi sapere qui sotto cosa ne pensate. In descrizione trovate tutti i colori usati, alcuni prodotti utili e il link al canale delle dirette. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!